Ciao a tutti, sono Stefano Bosi Fioravanti, sono un illustratore e un grafico e mi diletto a scolpire, modellare, fare fotografie, video e cose varie. E appunto lavoro come illustratore, grafico, character designer e comunque tante piccole cose legate a questo mondo. E ho studiato illustrazione e animazione all'OIED di Milano, dove mi sono laureato in illustrazione. E ora non studio più, quindi ora lavoro. Ciao a tutti, sono Francesco Polizzo, in arte Paul Izzo, sono sceneggiatore di questo progetto di cui vi parleremo. Nella vita scrivo, ogni tanto disegno, faccio anche un altro mestiere, ma è questa la mia strada. Vi starete chiedendo chi è Ernest Egg. Ernest Egg è un personaggio molto particolare, è uno scienziato, è un inventore, ma soprattutto un esploratore. Si autodefinisce cacciatore di leggende. Ernest Egg. Chi è Ernest Egg? Ernest Egg è un personaggio fittizio con la testa a forma di uovo e dei bellissimi baffi, che parla un sacco e dice cose vere e false, non lo so, e esplora molto. Ci sono un sacco di cose nei suoi diari, perché alla fine di questo si tratta, diari di questo fantomatico avventuriero. Ci sono veramente molte cose, ambientazioni fantastiche e personaggi incredibili. Per la creazione di Ernest Egg ci siamo ispirati alla letteratura di avventura del tardo Ottocento, con alcuni autori in mente ben precisi, Jules Verne per esempio, Jack London. Abbiamo mixato però con un po' il gusto vintage di alcune produzioni sia cinematografiche che di animazione. Abbiamo tentato una sorta di mash-up ed è venuto fuori un personaggio che ha nella sua cifra stilistica l'autoironia e l'ironia. Non sapremo mai bene se le avventure di Ernest sono veramente vissute o sono parte della sua immaginazione. Il progetto nasce in una biblioteca comunale a Courmayeur, quando io e un mio collega grafico ci imbattemmo in un diario, il diario di questo cacciatore. Era un diario meraviglioso, con una copertina stampata in similpelle, sembrava davvero fenomenale. Allora decidemmo di creare il nostro cacciatore personale. Ernest, come tutti gli avventurieri, si accompagna a un gruppo di persone che lo seguono. Insieme a lui c'è il suo migliore amico, un amico d'infanzia, Carl, un personaggio che non vedremo mai in viso, ma abbiamo le prove fotografiche della sua esistenza, e insieme salperanno utilizzando la Boot, che è la nave comandata dal capitano Abac, che è un vecchio lupo mannaro di mare, che si accompagna da un suo vice, nonché cuoco, nonché beatboxer, chiamato appunto Beat Monkey, è una scimmia di colore arancione che utilizza lo scheletro del pappagallo defunto di Abac per immedesimarsi in un rapper, utilizzando praticamente l'arte del beatboxing. Le avventure di Ernest Egg sono ambientate su un'isola chiamata Isola Delicia, che ha la forma di una ciambella morsicata. È un'isola tropicale. Un'isola. Il diario di Ernest Egg vi verrà raccontato in diversi modi, uno dei quali è un libro illustrato, l'altro è un'applicazione in cui faremo un ebook, sarà animato, in parte in stop motion e in parte in digitale, poi realizzeremo un gioco da tavolo e ci piacerebbe tanto riuscire a farne un lungometraggio d'animazione.
Per realizzare il progetto abbiamo utilizzato una tecnica molto mista, che prevede la progettazione dei personaggi, che poi sono stati scolpiti, dipinti, gli abiti sono stati realizzati realmente, sono stati cuciti, i personaggi sono stati fotografati e post prodotti e montati in ambientazioni più o meno realistiche. Aiutateci a sostenere Ernest Egg come sto facendo io con il braccio di Stefano, perché è un progetto che secondo noi merita veramente. E aiutateci a realizzarlo perché farà sognare grandi e piccini, così come fa sognare noi. E una cosa così non si è mai vista. Grazie. Grazie.